Tra tutti gli integratori che esistono in commercio non sai mai quale scegliere? Quali alimenti puoi assumere per compensare le tue carenze? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi analizziamo insieme un argomento sempre più di moda negli ultimi anni, gli integratori alimentari. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire se esistono delle alternative naturali valide ai soliti integratori in commercio. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Abbiamo visto insieme l'argomento integratori nel video che ti lascio qui sopra. Se te lo sei perso ti consiglio di guardarlo prima di partire con questo episodio. Quando si parla di integratori, tutti quanti pensiamo alla classica pastiglia che possiamo acquistare in erboristeria. Ovviamente un integratore può essere anche naturale, quindi un alimento semplicemente, e oggi parlerò proprio di questi. Prima di iniziare però reputo sia importante fare una premessa. Quando si è alla ricerca di un integratore, si è solitamente in una fase dove il proprio sistema immunitario sta lanciando i primi segnali di debolezza. Uno dei metodi migliori per potenziare il proprio sistema immunitario è certamente l'alimentazione. Una dieta equilibrata, priva di eccessi e carenze nutrizionali, è la base per non aver necessità di assumere integratori per sentirsi in salute. Ovviamente se non siamo interessati all'argomento anti-invecchiamento. Di questo argomento ho iniziato a parlarne in questo video che ti lascio qui sopra. In questo caso l'utilizzo di integratori diventa praticamente indispensabile, ma torniamo a noi. Avere anche solo quantità di vitamina D basse oppure essere carenti di ferro comporta un calo della funzione immunitaria. Se stai guardando questo video probabilmente è perché vuoi evitare queste situazioni. Vediamo insieme dunque quali alternative naturali abbiamo a disposizione per ridurre il più possibile le carenze nutrizionali. Partiamo con uno dei classici rimedi delle nonne che tutti noi conosciamo, la famosa pappa reale. A chi da bambino non è mai capitato di prendere della pappa reale? Le api, oltre a regalarci uno dei dolcificanti meno dannosi da utilizzare, il miele, ci dona anche la pappa reale, ovvero il cibo di cui si nutre l'ape regina. Ne basta una piccolissima quantità al giorno per avere a disposizione vitamine, in particolare quelle del gruppo B, tranne la B2. Poi è ricca di minerali e oligoelementi tra cui ferro, calcio, fosforo, magnesio, zinco, enzimi e proteine. La pappa reale è dunque un vero e proprio ricostituente naturale, ideale quando ci si sente spossati e si ha bisogno di avere più energia e sprint. Non affronterò oggi altri ottimi prodotti dell'alveare come il polline o la propoli perché il tempo stringe e le qualità offerte più o meno sono simili, quindi andiamo oltre. Il secondo integratore naturale di oggi è l'alga spirulina. Ho accennato all'alga spirulina nell'episodio sui superfood che ti lascio qui sopra. È molto utilizzata specialmente come integratore, anche se l'ho trovata perfino come gusto di gelato vegano in una gelateria non lontano da casa mia. È naturalmente ricca di vitamina A e B, soprattutto B12. Sono presenti anche vitamina C, E, calcio, magnesio e potassio. È soprattutto ricca di rame ed essendo fonte di antiossidanti risulta essere un ottimo aiuto anti-aging. Inoltre il suo utilizzo periodico è particolarmente consigliato a vegetariani e vegani vista la presenza delle proteine e agli anemici dato che quest'alga contiene ferro. Il terzo integratore di oggi è l'aloe vera. L'aloe è una pianta conosciuta fin dall'antichità per le sue proprietà ed è sempre stata utilizzata sia per uso interno che applicata esternamente su ferite, scottature o altre lesioni della pelle. Prossimamente farò un video specifico su questa meravigliosa sostanza. Ci tengo solo ad accennare che il succo di aloe bevuto ogni mattina è un eccellente ricostituente e remineralizzante. Contiene infatti vitamine A, B, C ed E.
Poi vi sono minerali tra cui magnesio, rame, zinco e selenio ed infine enzimi ed aminoacidi. Stimola il sistema immunitario ed è perfetto da assumere nel cambio di stagione per evitare di prendersi i classici raffreddori ed influenze. Ci sarebbero tantissimi altri integratori naturali di quali si potrebbe parlare, come l'echinacea oppure altre alghe come la clamat, la kombu e la chlorella. Sicuramente farò un contenuto anche su questi in futuro. È importante ricordare che assumere alimenti anche ottimi come quelli visti poco fa non è sufficiente se poi la nostra alimentazione rimane squilibrata. Lo dico sempre, ormai lo saprai, la base del nostro benessere è la varietà della propria alimentazione. Per compensare delle carenze però non è sufficiente nemmeno questo. Per questo motivo ho detto che è la base del nostro benessere. È importante dare il giusto peso anche ad altri fattori. Se vogliamo stimolare il nostro sistema immunitario e di conseguenza diminuire le nostre carenze a livello generale, dobbiamo iniziare a valutare diverse azioni che compiamo quotidianamente. Il primo fattore è il sonno. Quando si affronta questo argomento si tende sempre ad abbinarlo alle ore di sonno di un individuo, ma è fondamentale anche la qualità del sonno. Cercare di andare a letto evitando le brutte abitudini, ad esempio l'utilizzo di un cellulare o di un televisore, può drasticamente aumentare la qualità del nostro sonno. Il secondo fattore di oggi è lo stress. Non sto parlando dello stress acuto, quello causato da uno spavento o da un'emergenza immediata. Quello che dobbiamo controllare è lo stress cronico. È indicata spesso come la principale causa di calo del sistema immunitario. Ho accennato a questo argomento nel video riguardante il cortisolo che ti lascio qui sopra. Quante volte dopo aver passato un periodo lavorativo intenso, non appena ti sei rilassato, ti sei ritrovato con un forte mal di testa o mal di schiena o peggio ancora un'influenza? È fondamentale dunque imparare a gestirlo, con qualsiasi azione che possa rilassarti, che sia lo yoga o la semplice respirazione profonda. Penultimo fattore di oggi è l'attività fisica. Non c'è bisogno di perdersi troppo su questo punto, lo sappiamo tutti quanti. Anche per chi lavora in ufficio tutto il giorno è fondamentale prendersi del tempo per se stessi, facendo delle camminate magari in pausa pranzo o andare in palestra. Saltare dalla sedia dell'ufficio al divano di casa certamente indebolirà il tuo sistema immunitario. Ultimo fattore, ma non per importanza, è la luce. Strettamente collegata alla carenza di vitamina D, di cui certamente parlerò in futuro, l'esposizione al sole è di fondamentale importanza. Cercare di camminare all'aria aperta con braccia e possibilmente gambe scoperte per 15-20 minuti al giorno ti permetterà di fare un passo in avanti nell'aumento delle tue difese immunitarie. Abbiamo visto dunque che per aumentare il proprio benessere non è necessario ricercare chissà quali tipo di prodotti commerciali. Basta prendersi più cura di sé. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video.